Molto spesso mi è stato chiesto come ho fatto a realizzare i miei video in moto, che tipo di materiale, di telecamera, di accessori ho usato. In questo video proverò a darti una risposta sulla base della mia esperienza. Condividerò con te quindi 10 suggerimenti più uno in particolare che è un plus che condividerò con te alla fine per rendere ancora più interessanti le tue riprese e creare quel famoso effetto wow. Ma prima di partire guardiamo insieme questo reel. Prima di iniziare facciamo attenzione sempre alla sicurezza di guida, alle condizioni in cui ci troviamo, al contesto, quindi se possiamo oppure no realizzare quel genere di ripresa. Come vedrete ci sono dei momenti in cui comparirà un alert, un segnale come questo, proprio per indicare l'importanza della sicurezza. Realizzare quel tipo di ripresa che implica magari anche staccare una mano dal manubrio oppure esporsi particolarmente con il bastone di ripresa. Per quel che mi riguarda, il mezzo con cui ho viaggiato di più, è stata sicuramente la moto. Quindi nel corso del tempo ho utilizzato diverse soluzioni tecnologiche disponibili in termini di videocamere ma anche di accessori e sono passato dalla telecamera scocciata sul casco alla telecamera fissata con i supporti che erano disponibili in determinati momenti e tutto questo ovviamente ha avuto nel corso del tempo un'evoluzione. Ma prima di tutto, prima di iniziare, io vorrei che tu ti ponessi una domanda, perché è poi alla base di tutto questo. Per chi lo stai facendo e per quale motivo vuoi fare delle riprese in moto? Perché fare delle riprese in moto vuol dire molto spesso fermarsi, tirar fuori la telecamera, tirar fuori tutta una serie di accrocchi che sono necessari per fare questo. È un fastidio e alla lunga può diventare anche uno stress, perché in certi momenti non hai voglia di farlo, non ci sono le condizioni meteorologiche migliori per poterlo fare. Quindi devi darti una risposta. Lo voglio fare perché voglio portarmi a casa un bel ricordo, voglio poterlo rivivere, vorrei raccontarlo e farlo vedere ai miei amici. Il primo consiglio che voglio darti è di puntare ad una ripresa immersiva. Lo capirai molto facilmente man mano che ti darò anche gli altri consigli, il significato di ripresa immersiva. Che cosa intendo? La visione che tu hai immaginando un po' le aspettative che puoi tu stesso avere quando guardi una ripresa in moto o in bicicletta o in qualunque altra modalità, ossia di catapultarti o di catapultare lo spettatore in quel momento, in quella ripresa, in quello scenario in cui tu ti trovi. Lo vedrai tra poco e quindi quello che tu devi considerare nel fare delle riprese e nel costruire appunto gli angoli di inquadratura sarà proprio quello: immaginarti seduto comodamente sul divano di casa e essere in qualche modo catapultato nella situazione, nella realtà in cui tu ti trovavi. Ovviamente tutto questo è molto più semplice realizzarlo attraverso la videocamera che ti farò vedere tra poco, che è quella che io utilizzo e ti consiglio. Il secondo consiglio che voglio darti, che è una conseguenza del primo, è cercare di realizzare delle inquadrature di impatto. Che cosa significa in questo caso fare tutto questo? Vuol dire che la telecamera deve essere posizionata mediamente in posti più bassi rispetto al pilota o posti decisamente più alti rispetto al pilota. Posti più bassi vuol dire rispetto ovviamente alla visione che ha lo sguardo del pilota. Mi piace moltissimo fare delle riprese sfiorando l'asfalto con la telecamera o comunque far vedere il lavoro delle sospensioni, il movimento delle ruote o altri angoli della nostra moto che possono essere un racconto nel racconto, perché in qualche modo è anche
grazie a quel mezzo che stiamo vivendo la nostra esperienza e che la stiamo raccontando. Quindi se devi mettere in pratica questo consiglio, quello di realizzare delle riprese d'impatto, vuol dire assolutamente evitare di fare delle lunghe riprese con la telecamera fissata sul casco o fissata in un unico punto e lasciare che la telecamera resti accesa per tanto e tanto tempo, offrendo soltanto quella visuale. La differenza sarà data assolutamente dal raccogliere clip diverse, momenti, inquadrature di impatto diverse e poi procedere con il montaggio finale, offrendo ovviamente tanti e tanti momenti, rendendo assolutamente dinamico il video. E adesso passiamo al terzo consiglio, ossia la scelta della telecamera. Parliamo di una action cam e oggi il mercato offre attraverso diversi brand prodotti tutti di altissima qualità e attraverso questi prodotti si ha davvero la possibilità di poter realizzare dei video immersivi con delle riprese di impatto. Su che cosa è ricaduta la mia scelta già da qualche anno? Su una telecamera 360. Parliamo in questo caso della Insta-X3, quindi di una telecamera assolutamente leggera e portatile che in questo momento vedete in un cage, quindi in una custodia in metallo che mi permette di proteggerla anche da eventuali colpi e quant'altro, nonché da paralenti. È una telecamera che rappresenta davvero una svolta sia per le riprese che io voglio realizzare sia per le potenzialità. Prima si parlava di creatività e molto spesso attraverso una telecamera 360 il limite è davvero la nostra fantasia. Per quale motivo ho scelto una telecamera 360? Perché mi dà la possibilità di poter trascurare l'inquadratura, paradossalmente, ed occuparmi del tipo di inquadratura che io desidero soltanto in una fase successiva, cioè in post-produzione, nella fase di editing. Che voi mettiate la telecamera in questo modo, o in quest'altro modo, o in quest'altro modo, o comunque vada, la telecamera è sempre nelle condizioni di poter registrare a 360. È come se registrasse davvero tutto il mondo che in quel momento la sta circondando e poi avrò la possibilità di poter estrapolare l'inquadratura che desidero in una fase successiva. Beh, per me tutto questo ha rappresentato davvero la svolta, un mondo nuovo che ho potuto scoprire ed esplorare, che mi ha dato la possibilità di poter agevolare quell'obiettivo che io ho sempre avuto, ossia della appunto ripresa immersiva e di impatto. Potete trovare in descrizione sia il link per questa telecamera sia il link per gli altri pochi accessori che vi farò vedere oggi. E a questo punto passiamo al quarto consiglio, ossia la scelta degli accessori. Solo con la telecamera ovviamente non possiamo fare moltissimo in moto, ci servono dei supporti, ci servono dei selfie stick, ci servono delle soluzioni per poter narrare al meglio e riprendere al meglio le nostre avventure. Ovviamente il primo che sicuramente farà la differenza ed è imprescindibile è il selfie stick, che in questo caso è quello della Insta. Come vedete molto compatto, si può anche mettere in uno zaino, addirittura in tasca. Questo è estensibile e con questo bastone si ha la possibilità di ottenere qualcosa davvero di incredibile, che anche questo ha rappresentato per me una scoperta tale da fare davvero la differenza, ossia scompare. È un bastone fantasma, quindi attraverso un sistema elettronico, un sistema di software interno, di firmware interno della telecamera, nel momento in cui noi andremo a rivedere la ripresa ci renderemo conto che non ci sarà più il bastone. Questo già vi fa immaginare quanto possiamo fare la differenza nelle nostre riprese. Ma ovviamente viaggiando in moto non si ha la possibilità di poter sempre sostenere un selfie stick nelle nostre mani, quindi abbiamo la necessità di dotarci di alcuni supporti. Quello che io ho scelto, ma non è l'unico, è stato anche in questo senso un'evoluzione e diverse prove che ho fatto. Se tenete conto che in passato addirittura avevo modificato dei semplici cavalletti per videocamera per fissarli alla moto, è imprescindibile un supporto, un qualcosa che possa permettere di avvitare sia il selfie stick sia tutto il resto al telaio della nostra motocicletta, che si tratti del manubrio, che si tratti di un paramotore piuttosto che altro. Questo è fondamentale, perché grazie a questo e alla sicurezza che ci deve dare un accessorio di questo tipo, perché ovviamente non potremo perdere o rischiare di perdere la telecamera, potremo
realizzare quelle famose inquadrature capaci di fare davvero la differenza. Oggi attraverso un sistema del genere si ha la possibilità di risolvere tutto quanto. Un altro accessorio fondamentale per me è questo. Questo mi dà la possibilità di realizzare le famose riprese, quelle che offrono allo spettatore la possibilità di sentirsi a bordo, come se fosse lui stesso a guidare la moto, perché con una telecamera 360 fissata qui, o con anche una telecamera action cam con una buona angolazione fissata qui, si ha la possibilità di fare delle riprese mentre si sta guidando, quindi si vede il movimento sull'acceleratore, sulle leve, piuttosto che la strada. E questo ovviamente è un sistema che io utilizzo soprattutto in quelle condizioni dove non posso fare molto di più, quelle condizioni dove ovviamente sono limitato da n fattori o mancanza di tempo piuttosto che altro. È un accessorio estremamente utile, lo consiglio, lo potete utilizzare a prescindere che la vostra scelta ricadrà su una telecamera 360 o su una altra tipologia di action cam. Molto spesso poi si arriva in campeggio, stiamo per montare la nostra tenda oppure stiamo facendo qualcosa sulla nostra moto e ovviamente abbiamo bisogno di lasciare libere le nostre mani. Che cosa possiamo utilizzare? Semplicemente lo stesso concetto della soluzione che vi ho fatto vedere poco fa, ma fissandolo sulla testa o fissandolo in certi momenti anche sul casco se si tratta di una bicicletta, o comunque deciderete voi. Molto semplice, telecamera fissata qui, la si posiziona e via, molto semplice. Mi è capitato di utilizzare invece questo accessorio in canoa. Bene, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un morsetto che è molto stabile, che mi dà la possibilità, ovviamente anche in questo caso la scelta è determinata dalla situazione che sto vivendo, mi dà la possibilità di fissarlo e di poter avvitare la telecamera qui e di poter raccontare la scena sempre in prima persona per far vedere quello che io sto facendo in quel momento. Sto remando, sto utilizzando la bicicletta o sto andando in moto. Un ulteriore piccolo accessorio che potete utilizzare è questo. Come vedete ha una lunghezza limitata, stiamo parlando più o meno di 30 cm, estremamente leggero. Lo potete fissare sul casco, lo potete fissare sul manubrio, ovviamente da un lato c'è il supporto e il morsetto e dall'altro c'è la telecamera che viene avvitata. Io l'ho utilizzato tutto sommato molto poco, proprio perché mi dà quella deformazione delle immagini se io lo metto sul casco e quindi riprendo dall'alto verso il basso, o lo posso fissare da questo lato, e poi mi dà un po' fastidio il peso che comunque sento, sebbene stiamo parlando di qualche centinaio di grammi inclusa la telecamera. Però può essere una soluzione, una di quelle che ci permettono di fare la differenza e soprattutto di poterla fare laddove ci sono delle condizioni particolari che non ci permettono di poter spaziare moltissimo attraverso l'utilizzo di un selfie stick più lungo, completamente esteso, come quello che vi ho fatto vedere. In questo caso ho fissato questo morsetto al paramotore della moto e io sto facendo in questo modo una ripresa sia frontale, sia sul retro, sia laterale, ma anche verso il basso. Qui ho fissato il morsetto sul telaio delle valigie laterali e in questo caso ho la possibilità di fare una ripresa sul retro, sulla moto. Posso eventualmente anche far ruotare verso il basso per poter riprendere dalle lenti, per evitare un effetto che è tipico delle camere 360, dove se la ripresa avviene lateralmente la deformazione o qualche problema di composizione dell'immagine da parte dello stesso software della telecamera potrebbe generare qualche problema. In questo modo posso avere una ripresa molto particolare da questa angolazione, dove si vede il movimento della ruota, si vede l'asfalto e si vede in questo caso sia sul fronte, sia sul laterale, sia sul retro. E qui ho fissato invece la telecamera sulla pedana del passeggero. È molto interessante questo tipo di ripresa perché si è veramente molto vicini all'asfalto, e una ripresa 360 o comunque una ripresa grandangolare mi offre la possibilità di avere anche una visione molto chiara e molto d'insieme di tutto ciò che c'è davanti in termini di paesaggio, di strada e via discorrendo, ma è soprattutto la vicinanza all'asfalto capace di fare la differenza. È evidente che in questo caso non potrò lasciare a lungo la telecamera in questo modo perché è un po' a rischio, quindi bisogna fare estrema attenzione e tenerla qui soltanto nei momenti in cui
presumo di avere un rettilineo o comunque di non piegare tantissimo con la moto per evitare qualunque tipo di problema. E quindi le possibilità offerte da un supporto e da un morsetto come questo sono soltanto tra le vostre mani. Potrete decidere voi che cosa offre come appiglio la vostra moto, la vostra bicicletta o il vostro mezzo, e di conseguenza con un sistema di questo tipo avrete la possibilità di fare la differenza e di poter raccontare il vostro viaggio. Ragazzi, questo accessorio, che è l'ultimo, ma non è l'ultimo, perché come vi ho promesso vi farò vedere poi l'ultimo per il famoso effetto wow, è rappresentato da quello che è il mio compagno di viaggio a cui non posso assolutamente più rinunciare. Ragazzi, se lo avessi avuto in passato avrei potuto raccontare tanti e tanti momenti che ho vissuto con grande semplicità. Stiamo parlando di questo, non posso più farne a meno. È una cintura con l'attacco per il selfie stick della telecamera che io posso fissare in vita e la posso tenere sia sul retro sia davanti o di lato. Estendendo completamente il selfie stick o comunque all'altezza che voi desiderate, potete ottenere dei risultati incredibili. Attenzione, durante le riprese a 360 più siete lontani dal soggetto, quindi dalla moto o da voi stessi, è migliore il risultato, perché ovviamente una telecamera 360 è capace di poter catturare anche un soggetto con un selfie stick poco esteso, però in questo caso avrete una deformazione dell'angolo che ovviamente può essere gradita o anche no. Quindi qui è una questione di gusti, ciò che vi piace oppure no. Io tendenzialmente quando uso la cintura o quando uso il selfie stick in generale cerco di estenderlo al massimo. Stiamo parlando di 120-130 centimetri che tutto sommato non fanno la differenza. E in questo ulteriore consiglio che voglio darti, vedi che ho il selfie stick invisibile completamente esteso per tutta la sua lunghezza, che è di circa 120 cm. Il risultato sarà decisamente d'effetto. A questa distanza dal soggetto riduco le deformazioni dell'immagine, ma devo fare sempre molta attenzione alla sicurezza, essendo particolarmente esposto. Io faccio questo solo quando sono in luoghi pressoché isolati. E allo stesso modo, sempre con l'ausilio della cintura, potrò inquadrarmi frontalmente, valutando l'inclinazione più adatta. Quanto visto finora potrò farlo anche posizionando il bastone invisibile in posizione verticale e otterrò questo effetto. In questo caso schiaccio il bastone tra sella e sedere, sarà sicuramente molto stabile e può rappresentare un'alternativa di ripresa. Se sono sul rettilineo in condizioni di sicurezza che me lo consentono, stacco la mano dal manubrio e velocizzo la registrazione delle clip da angolazioni diverse, ottenendo molto rapidamente eccellenti risultati stendendo il più possibile il braccio, posizionando sempre per non meno di 30-40 secondi la telecamera in posizione laterale, verso l'alto o verso il basso, su dettagli della ruota anteriore, verso l'asfalto che scorre e via discorrendo. E in questo consiglio voglio farti vedere quanto è importante la presenza del passeggero per fare questo genere di riprese, perché potrà essere di grande aiuto. Vanno sempre tenuti in considerazione i requisiti di sicurezza. In questo caso il bastone sulle spalle non ha fatica barbara e il risultato è decisamente di rilievo. In questo ulteriore caso sta sfruttando la mia spalla per appoggiarsi ed avere maggiore stabilità.
La caccia ad inquadrature d'impatto è tutta nelle mani del passeggero, che potrà considerare idealmente 2 diagonali decidendo l'angolo di inclinazione. Siamo arrivati all'ultimo consiglio prima del plus, e questo riguarda la possibilità di effettuare delle riprese con la registrazione della tua voce mentre la telecamera sta riprendendo, una voce ovviamente pulita attraverso un microfono. È una modalità di narrazione, di ripresa molto interessante e coinvolgente, perché ti offre anche la possibilità successivamente di rivivere le stesse emozioni che tu stesso stavi commentando quando eri lì, senza filtri, assolutamente a caldo, e questo anche per il tuo spettatore. Sempre prendendo in considerazione la Insta-X3 che ti ho fatto vedere fino a questo momento, dovrai dotarti di un adattatore di microfono, che è questo, da inserire appunto sulla presa USB-C, che si trova praticamente qui sul lato. Inoltre dovrai dotarti di un microfono come questo, da collegare e da inserire appunto all'interno del casco, vicino alla bocca, ma non molto vicino, neanche molto lontano. Quindi dovrai anche fare un po' di prove, di verifiche per ridurre al minimo il vento, in base ovviamente alla velocità, ed eventualmente dotarti di una piccola copertura, quella che viene chiamata in gergo gatto morto. Di solito appunto i microfoni hanno già questa soluzione. Fatto questo, ovviamente la telecamera potrà essere agganciata sul casco, o potrà essere agganciata molto ovviamente vicino a questa altezza, e io in questo caso posso utilizzare o uno degli accessori che ti ho fatto vedere fino a questo momento, altrimenti questa soluzione, che è veramente molto molto pratica, ossia un magnete, e quindi inserendo in questo caso il magnete all'interno della mia giacca da moto, è veramente molto molto resistente, ho la possibilità di fissare la telecamera in questo modo e quindi di poter effettuare la ripresa con tutta sicurezza, proprio perché il magnete è veramente veramente strong. Ovviamente in questo caso bisognerà tenere in considerazione che la fotocamera non potrà più garantire l'impermeabilità, proprio perché non è prevista, non è possibile con il microfono collegato. Puoi verificare eventualmente anche con altre videocamere, con altre action cam, come poter gestire questa possibilità. Qualora la ripresa avvenisse a velocità molto 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 ridotta, a me è capitato, mentre ad esempio realizzavo il video a Matera, di commentare con la telecamera fissata qui. Stavo andando a circa 30 km/h, 20-30 km/h in città, e comunque questa telecamera, che è dotata di più microfoni fronte e retro, mi ha dato la possibilità comunque di registrare senza fastidi, senza rumori, e comunque con una qualità tutto sommato accettabile. E a questo punto siamo arrivati al suggerimento finale, quello dell'effetto wow. Sono certo che ti piacerà veramente tanto. Barbara ha tra le mani un bastone invisibile di 3 metri e, con attenzione alla sicurezza, potrà ottenere un risultato assolutamente equiparabile ad una ripresa da drone. Quindi lo chiamerei effetto drone. Nessuna distorsione e una visione d'insieme davvero esaltante. Potrà riprendere appoggiando l'estremità del bastone in carbonio sulla sella. È leggero, ma comunque pesa circa 370 grammi. Lo potrà fare in posizione verticale, inclinata sul retro o inclinata sul fronte moto. Io adoro questo genere di ripresa e noi l'abbiamo fatto poche volte, e in una occasione particolare eravamo in una strada appunto sempre completamente deserta, fuori stagione, stavamo scendendo dal passo dello Spluga e l'effetto è meramente meraviglioso.
Bene, siamo arrivati alla fine del video, spero ti sia stato utile per poter raccontare i tuoi ricordi, poterli rivedere nel modo diciamo più interessante. Non abbiamo trattato altri temi che potrebbero essere eventualmente approfonditi in un altro video, in questo caso fammelo sapere se sei curioso, e se vuoi condividere anche le tue esperienze attraverso la modalità utilizzata fino ad oggi per fare video in motocicletta, potrai inserirlo nei commenti in basso. Ci vediamo alla prossima, buoni viaggi e buone riprese!